Ciao a tutti, video speciale a supporto di tutti coloro che sono bloccati in casa per colpa del maledetto virus e che sono in crisi d'astinenza da pedalata. Per potersi sfogare in sicurezza e tenere la gamba allenata si potrebbe pensare all'acquisto di un rullo. Se siete indecisi su quale rullo scegliere, questo video potrebbe fare al caso vostro. Ci sono fondamentalmente tre tipi di rulli. I roller, che è un sistema a 3 cilindri allineati su cui si appoggia la bicicletta e si pedala, esattamente come se si fosse su strada. I rulli a resistenza posteriore, dove la bici viene bloccata su un cavalletto e la ruota posteriore si appoggia e gira su di un rullo, a cui viene applicata una resistenza per simulare le salite. Ed infine i rulli a trasmissione diretta, i direct drive. Sono quei rulli in cui è necessario togliere la ruota posteriore ed inserire il rullo al posto della ruota. I rulli tradizionali a resistenza posteriore sono i più semplici. Non c'è nulla da fare se non inserire la bici sul cavalletto, bloccarla e avvicinare il rullino alla ruota. Per bici da mountain bike però non è proprio l'ideale, perché il rumore dell'attrito del copertone sul rullino sarebbe veramente molto alto. I rulli a 3 cilindri hanno il vantaggio di far muovere la bici, rendendo quindi l'esercizio meno noioso, in quanto si è concentrati a mantenersi in equilibrio come se si fosse su strada. Serviranno però alcuni minuti prima di incominciare ad avere una certa confidenza. I rulli direct drive, a trasmissione diretta chiamati anche ciclomulini, hanno il grande vantaggio di essere estremamente silenziosi ed avere maggiori potenze disponibili. L'unica controindicazione è che 1. richiedono la rimozione della ruota posteriore e 2. è che spesso non vengono forniti con il pacco pignoni. E se il pacco pignoni è presente, la maggior parte delle volte per la bici da strada, quindi se volete montarci una mountain bike dovrete cambiare il pacco pignoni. Un altro fattore fondamentale per la scelta è la capacità del rullo di ricevere e inviare i dati, oppure quella di poter cambiare la resistenza in modo automatico. Possiamo dunque suddividere i rulli in 3 categorie: rulli meccanici, che non misurano i dati dell'allenamento, si pedala e basta; i rulli smart misurano ed inviano i dati dell'allenamento come velocità, potenza, chilometri percorsi; e i rulli interattivi, che sono come gli smart, con l'aggiunta però che possono inviare istruzioni al rullo per una corretta simulazione del programma di allenamento. I rulli interattivi sono perfetti da poter essere collegati ad applicazioni tipo Zwift, riproducendo percorsi di gare e allenamenti per gareggiare con voi stessi e con altri. Sul mercato ci sono molti programmi di simulazione che supportano i ciclisti. I più famosi, solo per citarne alcuni, sono come detto Zwift, Trainer Road, The Surfer Fest, Road Grand Tour e Vir2Go. Di seguito vi proporrò 5 modelli di rulli a trasmissione diretta che sembrano essere il meglio sul mercato ad oggi. Tutti i link li troverete in descrizione. Iniziamo con l'Elite Suito, che è lo smart trainer a trasmissione diretta di Elite dal prezzo più competitivo. È subito pronto all'uso perché viene fornito con cassetta Shimano 105 a 11 velocità installata e nella confezione sono inclusi adattatori per perno passante da 142 mm. Può simulare pendenze fino a 15% ed ha una potenza massima di 1900 watt. L'H3 si trova in cima alla gamma di Smart Turbo Trainer di Saris. Ridurre i livelli di rumore è stata una delle massime priorità di Saris e sicuramente ha ottenuto buoni risultati con l'H3. Il trainer infatti è silenziosissimo e produce solo 61 decibel a 37 km/h. Il volano da 9 kg contribuisce a un'esperienza molto realistica. Per agevolare il trasporto, Saris ha incluso una maniglia nel design. L'H3 è in grado di produrre 2000 watt di potenza e supporta pendenze fino al 20%. Il Tacx Neo 2T è il turbo trainer intelligente top di gamma di Tacx. Il Neo 2T utilizza un dispositivo di magneti per creare un volano virtuale e questo sembra offrire una sensazione di guida senza uguali, insieme alla possibilità di modificare il livello di inerzia a seconda del terreno virtuale. Tacx afferma inoltre che la misurazione della potenza del Neo 2T è accurata al più o meno 1%, anche a livello di silenziosità è veramente il massimo.
L'Elite Drive 2 è il treno di fascia alta di Elite. È in grado di simulare pendenze fino al 24% ed è anche in grado di gestire l'incredibile potenza massima di 3600 watt a 60 km all'ora. Beato chi ci arriva. La sensazione di guida sembra essere molto realistica e reagisce molto rapidamente ai cambiamenti di pendenza grazie a un elettromagnete sul volano da 6 kg. Tacx Flux 2 Smart ha un rapporto qualità-prezzo-prestazioni veramente ottimale. Il Flux 2 è dotato di tecnologia smart ed ha l'obiettivo di offrire la potenza di un top di gamma ad un prezzo più contenuto. La larghezza del caro posteriore è capace di supportare le bici tradizionali con quick release fino ai boost da 148 mm con i relativi perni passanti, il tutto tramite adattatori forniti nella confezione. E con questo è tutto. Se avete altri rulli da proporre, sentitevi liberi di commentare qui sotto. Prima di chiudere vorrei esortarvi a seguire scrupolosamente le direttive del governo, sperando di tornare al più presto alla nostra vita normale di tutti i giorni. Ciao e alla prossima!